Nuovamente insieme facciamo finta che, puntata un po' particolare perché riprendiamo i discorsi che abbiamo accennato già in altre puntate, quindi vi invito fin d'ora a guardare tutte le nostre puntate che trovate su tutti i social, quindi cercate facciamo finta che. Più di una volta è venuto fuori l'argomento arti marziali, sia dal punto di vista storico, filosofico, le origini eccetera eccetera. E quindi quest'oggi cominciamo questo viaggio più nel concreto, quindi cerchiamo di collegare le puntate precedenti, in questo caso con un ospite, un amico con noi, e abbiamo il maestro Shifu Fabio Bello, che intanto grazie per essere insieme a Grazie, noi, grazie a voi dell'invito. fondatore Accademia Nazionale Wing Chun Fight, e quindi dopo ne andremo anche a parlare insieme a te. Non vuole essere un trattato storico scientifico, è una chiacchierata fra amici che facciamo noi, semplicemente rispetto a quelle che di solito facciamo ampliamo un po' il raggio e voi siete partecipi di queste nostre chiacchierate che vanno a unire un po' i puntini, perché partiamo proprio da quello che è stato il tuo trascorso. So che tu hai approcciato al mondo delle arti marziali con il pugilato e quindi subito cominciamo a sfatare qualche mito sul pugilato per arrivare alle arti marziali orientali. Sì, esatto, io ho iniziato la mia formazione da giovanissimo, adolescente con il pugilato classico occidentale e poi ho continuato con lo studio del Kung Fu di cui mi sono innamorato e ancora tutt'oggi è diventato il mio stile di vita oltre che la mia professione. E infatti io ci tengo a sottolineare questo perché abbiamo portato un punto di vista, un narratore che proprio vive e questa è la sua filosofia di vita. Lui mi dice io oggi mi sono allenato poco, ho fatto solo 4 ore, quindi dedichi proprio la tua vita a questo Sì, 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 esatto. e hai creato anche un tempio. Sì, un tempio che è la sede principale, che tra l'altro è qui in città a Torino. E quindi è un work in progress, anzi, poi avremo Esatto, modo di parlarne perché il Tempio ovviamente adesso è in sì, difficoltà, chiaro. ma speriamo di far arrivare il messaggio a più persone, anche perché, lo diciamo subito un accenno, come si può convivere con questa nuova normalità con uno dei consigli che diamo è il praticare un'arte marziale o una filosofia e lo andiamo anche a ricordare insieme, quindi come si rafforza il sistema immunitario, come ci si rafforza le proprie sicurezze, il sistema psicologico generale di una persona, è fondamentale. Da qui tu hai creato questo tempio. Sì, il tempio nasce con l'idea di convogliare tutti gli elementi principali dello studio del Kung Fu, quindi non solo la pratica fisica, ma anche la parte meditativa, un luogo di raccoglimento, soprattutto improntato, quindi come abbiamo detto, non la solita palestra, ma un tempio che è ben diverso. Allora, mentre noi parliamo, il nostro mano in regia farà vedere delle foto. Queste chiacchiere iniziali servono per metterlo un po' a proprio agio in modo che ci possa raccontare delle cose. Prima ho detto sfatare dei miti del pugilato, perché al contrario di quello che magari molti pensano, è molto più antica la pugilato di quello che si può pensare. Beh sì, basta ricordare che abbiamo delle informazioni, delle ricerche che risalgono addirittura al tempo dei Sumeri, quindi abbiamo trovato dei bassorilievi, delle pitture sumere che già raffiguravano dei pugili in combattimento. Questo anche nel periodo greco, ci sono dei testi anche che parlano nell'Iliade, nell'Eneide, quindi stiamo parlando veramente di molti secoli avanti Cristo. Quello che stupisce, guardando le immagini che scorrono, che sono semplicemente un esempio, non è tanto perché è chiaro che la lotta esiste da quando esiste l'uomo, ma la lotta con i guantoni, quindi se ci soffermiamo su qualcuna delle Tra immagini che l'altro, scorrevano, questa che c'è adesso è una bellissima statua greca del pugile a riposo. e quindi l'arte del Si vede che pugilato, indossa dei perché guantoni, lo infatti. ricordiamo, quindi l'avere i guantoni in realtà fa capire che è un'arte, è una filosofia, quindi non bisogna combattere per ferire l'altro, perché il guantone serve a quello, e ho scoperto che anche molte persone non capiscono l'uso dei guantoni, serve a proteggere chi riceve il È colpo. chiaro, altrimenti sarebbe letale il combattimento. Quindi non serve, non è per ferire, i guantoni differiscono dalle once che sono un po' lo spessore a cui viene così Sì, affidata la quelli, sicurezza. esatto, quelli attuali hanno una differenza in once, appunto questa misura,
e in base alle once, appunto aumentando le once, l'imbottitura aumenta, quindi per esempio negli sparring professionisti o a livello importante si cerca di utilizzare dei guantoni con delle once più alte proprio perché si cerca di evitare che durante lo sparring Ci si faccia si male. faccia più male perché per prepararsi al match. Io quando praticavo la Muay Thai da ragazzino, appena arrivato, avevo addirittura i 10 once, quindi Sì, il 10-11 che poi è quello regolamentare da gara. bene. Invece ai tempi dei romani lì si usavano anche dei guantoni rinforzati che non erano per... Colpiscono i guantini da MMA, che adesso va molto di moda, che Sì, le arti marziali miste, quelli che combattono dentro le gabbie, che sono penso degli 8 once, sono 8 molto, sì, dovrebbero essere 8, sì, sono esatto. veramente sottili e sono a metà, quindi lasciano scoperte un po' le dita. Ma torniamo a noi, perché dopo queste chiacchiere iniziali vogliamo parlare, perché ci siamo conosciuti anche al Festival dell'Oriente, di cui magari poi mentre parliamo il nostro Manuel aumenterà un po' anche le immagini e i filmati, perché il nostro Shifu, il nostro maestro, ha veramente, cioè, si vede quanto dedica della sua vita, e vedremo anche qualche immagine veramente spettacolare della velocità che raggiungono i movimenti. Ma mentre noi li andiamo a vedere, in realtà facciamo un salto nel tempo, perché quindi dal pugilato come ti sei innamorato di queste arti marziali orientali? Sì, il Kung Fu è la famiglia delle arti marziali cinesi, da cui poi ho avuto la possibilità di studiare non solo uno stile, perché il Wing Chun è lo stile principale dell'Accademia, ma parallelamente ho studiato anche altri stili, come dallo Shaolin, Lungar, Chin Na, Tai Chi, Pakua, quindi un insieme di stili, anche la stessa box di cui parlavamo prima si fonde con la box cinese, che è il Sanda, o Sanda, esatto, che non è nient'altro che un full contact, Sì, mettiamolo utilizzando nello schermo anche... piccolo, Manuel, così noi riusciamo a parlare senza essere più di tanto distratti da alcuni momenti vuoti di questa esibizione, perché vediamo poi se riusciamo a trovare proprio lui con la Sì, velocità questa è di un'immagine di esecuzione. un'esibizione effettuata con dei monaci del monastero Wudang di Tai Chi. Perché qui arriviamo ai monaci, quindi adesso mentre noi vediamo delle immagini, il classico monaco Shaolin, che Sì. ho incontrato anche io in più occasioni, in questi festival, in queste manifestazioni, in realtà spieghiamo la filosofia che è arrivata di questi monaci guerrieri, che cioè non c'è solo lo Shaolin, però No, cominciamo di certo. lì e come abbiamo visto con la puntata con Baccarini, in realtà i monaci Shaolin apprendono queste arti e vengono importate dall'India, quindi così ci andiamo a collegare. Anche tu mi confermavi questa origine comune indiana. Sì, si narra di questo pioniere, diciamo, del Kung Fu che è Bodhidharma, che giungeva dall'India, era il figlio di un principe indiano, Suganda, e portato dall'India il concetto tra unire, diciamo, quello che era la filosofia buddista insieme all'arte del combattimento, quindi lui è stato il mentore. Poi lo sviluppo è avvenuto addirittura prima dei secoli avanti Cristo, ma il primo monastero Shaolin, perché ce ne sono diversi, alcuni sono stati anche distrutti nel tempo, sono stati saccheggiati, sono stati attaccati durante le varie guerre, i vari passaggi di civiltà, ma possiamo dire che siamo intorno al 500-530 d.C., il primo monastero Shaolin. Quindi le influenze avvenivano prima, il monastero Shaolin nasce, se vogliamo dare un piccolo accenno, da un ritrovo di monaci in preghiera che, studiando anche le arti marziali attraverso i movimenti degli animali, hanno codificato questo sistema. Per loro era uno stile di vita e lo è ancora tuttora. Quindi vivere, meditazione, allenamento, consapevolezza del proprio corpo, ritiro. Infatti c'è la via del monaco e la via del guerriero che si uniscono, e quindi poi c'è un discorso anche più ampio di filosofia, alimentazione ed edizione totale che richiedono queste arti. Cominciamo a entrare un po' nel vivo, perché so che appunto questi monaci tu li hai incontrati spesso, ma soprattutto vediamo come nasce quest'arte marziale. Cominciamo a fare un po' di cenni a quello che è in concreto. Sì, partiamo, come abbiamo detto, addirittura dai testi sacri vedici dell'India, per arrivare appunto in Cina. La diffusione è stata poi con diversi stili, quindi tanti a volte fanno questo piccolo errore
in maniera involontaria di credere che il Kung Fu sia un'unica arte marziale, quando invece è appunto il nome della famiglia delle arti marziali cinesi, ma ci sono centinaia di stili, quindi gli stili poi si sono sviluppati tra nord e sud in base alle varie caratteristiche dei maestri, delle scuole. Addirittura c'era all'inizio una differenza tra il nord della Cina, dove le persone avevano un'altezza maggiore, quindi braccia più lunghe, e sviluppavano un certo tipo di stili, mentre nel sud della Cina prediligevano movimenti più corti, più ravvicinati. E poi abbiamo anche la differenza tra stile interno e stile esterno. Interno è quello che possiamo dire predilige movimenti fluidi, armoniosi, la lentezza, la cura del dettaglio, mentre negli stili esterni c'è più un'attenzione sui movimenti con maggiore forza, più vigorosi, più incisivi. C'è anche un po' di confusione perché allora uno dice ma è uno stile interno o uno stile esterno? Io credo per la mia esperienza, per la mia pratica, che la finalità sia quella di arrivare all'unione di questi due come appunto il Tao, il suo simbolo che vedete anche qui rappresentato, Yin e Yang, quindi sono complementari ma non separati. E questo avviene anche nelle arti marziali. Lo potete vedere spesso anche nei parchi adesso, quindi la pratica del Tai Chi, quindi il perfezionismo a livello maniacale di quel movimento, di quella coreografia, che poi in realtà è come a livello esoterico la rappresentazione di un rito, quindi pratico qualcosa all'esterno perché si ripercuota all'interno con queste energie sottili, il Chi. Il C, Ci esatto. vogliamo un po' concentrare, ci spieghi un po' a tue parole questo Chi, perché tu pratichi proprio questo. Il C è l'energia interna, quella che abbiamo tutti, e il Qigong, per esempio, il Qigong è il lavorare l'energia interna, quindi attraverso il Qigong si coltiva questa energia interna. Poi abbiamo diverse manifestazioni durante gli allenamenti, nella pratica, per esempio il Fa Jing è la manifestazione esterna della tecnica, del Qi, quindi quelle tecniche portate con una certa energia o addirittura, come abbiamo visto più volte anche con i monaci, delle capacità straordinarie che sono appunto il frutto del controllo di questo Qi, quindi coltivarlo, manifestarlo e portarlo avanti. Questa è... Sì, spesso nelle manifestazioni, poi chissà se riusciamo a trovare anche qualche immagine, si vedono questi monaci che in realtà non è un fine, cioè quando vediamo magari un monaco, un praticante di arti marziali fare qualcosa apparentemente di estremo, di sovrumano, in realtà quello è il punto di partenza, serve per avere la consapevolezza che queste energie interiori non solo ci sono, ma si possono usare, quindi Sì. si possono usare e alle volte vediamo, colpisce spesso anche i bambini, quindi Soprattutto. i monaci Shaolin, i bambini fanno delle cose straordinarie, quindi riescono un po', ed è una dimostrazione, non è, anche se viene spettacolarizzato, in realtà è solo per far capire che c'è ed è concreto, perché altrimenti bisognerebbe credere un po' come un dogma a livello di fede, queste energie, di solito dice devi avere fede, ci devi credere, no, queste energie ci sono, ci si andava in guerra, si può combattere, così come si possono concentrare in un punto, si possono adoperare tecniche di respirazione, in questo caso nella yoga c'è il Kriyo Yoga, quindi la respirazione che influisce con il corpo. E che cosa poi si può arrivare a fare con il Chi, quindi il classico karateka che spacca le tavolette, ecco un po', quello è. Sì, no, diciamo, questi sono gli esempi, quelli un po' più semplici, quelli che le persone anche non addette o non conoscono, però si va ben oltre questo. Si va ben oltre questo. Citiamone qualcuna, tanto noi stiamo facendo Beh, finta, quindi abbiamo nel senso visto, anche, so che ci aspettiamo anche i perfettini che vogliono dire la loro su tutto, noi è un discorso che vuole portare un messaggio, non vogliamo metterci a insegnare teorie, è un discorso fra amici, quindi cominciamo a raccontare più nell'atto pratico che cosa tu fai e che cosa hai visto fare ad alti livelli. allora, adesso ricollegandoci al discorso che dicevi dei bambini, i bambini già nei monasteri vengono iniziati alla pratica del Kung Fu, ma soprattutto attraverso il condizionamento. Poi spieghiamo cos'è il condizionamento: è una grande prova di forza mentale
soprattutto per la mente e poi per il corpo. Quindi abbandonare anche il corpo di dolore attraverso la resistenza, attraverso il condizionamento. Quindi vediamo a volte questi bambini che per alcuni possono sembrare maltrattati, in realtà non lo sono assolutamente, in queste posizioni come Mabu, sono posizioni statiche di resistenza, esercizi, la sveglia mattutina, l'allenamento a digiuno, sono veramente molto simili all'addestramento militare, quasi paramilitare, ma con un fine totalmente diverso, quindi non solo legato alla guerra, al combattimento, ma appunto alla consapevolezza del proprio corpo. Siamo fatti di energia e quindi il corpo deve manifestarla, deve allenarla questa energia, non basta solo esserne a conoscenza a livello spirituale. E questo vale per il presente ma anche per il passato, perché sempre facendo finta, in realtà sono forme di meditazione, come ho già accennato, che a parer mio venivano importate da qualcuno che arrivava, doveva portare delle forme meditative, in quel caso magari in tempi di guerra o di protezione, perché poi spesso, anche se pensiamo al Tibet, l'ordine iniziatico dei monaci guerrieri serve proprio a protezione di alcuni ingressi, di alcuni templi che sono molto particolari, che poi ribaltati in Occidente, per esempio i cavalieri templari, piuttosto che in tutte le culture ci sono degli ordini delle persone che fin da piccoli vengono iniziati per proteggere e preservare, conservare un qualcosa. E quindi, insomma, ci si dà proprio ampia dedizione a questo, forse perché il fine o ciò che si deve proteggere in realtà è un fine di alto livello che interessa un po' tutta l'umanità, quindi tutti coloro che passano di qui, ecco, mettiamola un po'. Sì, mi piace questa visione che hai dato. Andiamo a vedere, mentre il nostro Manuel lo può fare, fra l'altro poi, giusto per non tenere il livello troppo alto, voglio parlare anche di Kung Fu Panda, che però in realtà è un cartone che insieme al maestro Shifu anche lì, cioè racconta e sono degli inizi in cui si descrivono delle filosofie, quindi il maestro saggio, la tartaruga che va spesso a unire quella che è un'alta frase poetica alla pratica di un'arte marziale, insomma anche una forma meditativa, perché intanto stiamo vedendo qualche immagine, ma ci si vede spesso allenare con degli strumenti particolari che nel cartone animato magari avranno colpito. Avete presente quei pali di legno con degli spuntoni che rappresentano i colpi e gli arti? Vogliamo raccontare un po' questa storia e come tu li usi. Nel frattempo il nostro Manuel ha trovato quello che dicevamo prima, quindi di come concentrando il C in alcuni punti, sicuramente l'ottima conoscenza di fisica e anatomia umana che Sì, arriva da questi posti la fa da padrone, ma comunque non basta, c'è bisogno di saper utilizzare al meglio le energie, sia nelle arti marziali sia dal punto di vista della medicina, e poi magari facciamo un sì, cenno anche a sì. quello. Parliamo di questo allenamento che abbiamo citato, che abbiamo Eh, anche qualche immagine, so che tu li fai fare proprio da un artigiano, nel tuo sì, tempio. stai parlando del Mukianchon in cinese, Wudendammi Questo vediamo in lo schermo intero, per inglese, esempio, sì. è l'uomo di legno. Viene chiamato uomo di legno in italiano e rappresenta il tronco, diciamo, le braccia, gli arti superiori dell'avversario. Serve più che altro per lavorare negli spazi stretti, ridotti, per imparare anche il condizionamento, perché immaginate che quell'uomo di legno lì è un tronco di legno massello, quindi in rovere, in castagno, sono legni veramente molto duri, quindi impattare con le braccia e imparare il combattimento in quella distanza ravvicinata, siamo a meno di mezzo metro di distanza, serve a sviluppare quelle capacità. È il frutto di allenamento Quante ore costante. al giorno dedichi a questo? E poi anche per far capire l'importanza del tempio, che dobbiamo fare assolutamente ritornare Ma appena io finiranno questi periodi strani che stiamo vivendo. Quante ore al giorno ti ci dedichi e anche la cura che riponi nel trovare gli oggetti giusti? Ma le dedico tante ore, perché essendo professionista per me come dicevo appunto prima, uno stile di vita, quindi io riesco anche a volte a superare anche le 10 ore al giorno di allenamento, 8, 9, dipende. Quando va male siamo, come abbiamo detto prima, nell'ordine delle 4-5 ore al giorno. E, beh sì, è una ricerca costante, più che altro è un impegno anche nei confronti degli allievi, delle persone che ti seguono, perché
essendo in prima linea bisogna sempre mantenere un certo livello di presenza, di qualità e di crescita, non ci si ferma mai. Tu hai dedicato l'intera vita, è anche un po' un piccolo cenno polemico, ricordiamoci che in Oriente la via monacale, quindi chi dedica la vita, in realtà il resto della collettività lo mantiene, quindi i monaci non lavorano, sono le persone che portano le offerte affinché loro possano dedicarsi tutto il giorno a queste pratiche nell'interesse collettivo di tutti. Qua in Occidente eh, una persona come il nostro Shifu Fabio Bello o il Tempio stesso viene catalogato da attività commerciale, quindi vengono ultratassati, vessati, ecco, secondo me magari un po' una via di mezzo potrebbe anche starci in questo, Beh, in perché realtà, come sappiamo, appunto, le associazioni, anche come la nostra, non hanno nulla di commerciale. In Italia esiste appunto questa dicitura associazioni sportive, dilettantistiche, che un minimo ci tutelano, anche gli enti di promozione ci aiutano tanto in quello, devo dire. Con il CONI si sono spesi molto per questo, però c'è ancora da sensibilizzare, c'è ancora da promuovere, che innanzitutto parliamo di arte, allo stesso modo della musica, del teatro, della recitazione, è una forma di arte e questo a tante persone non è chiaro. Quindi, come dicevamo all'inizio dell'intervista, sembra una pratica delegata ai combattenti, o chi deve fare a botte, a volte si dice, ah no, ma questa è un'arte marziale, a me non mi interessa, non ne ho bisogno. In realtà poi abbiamo visto nel tempo persone inimmaginabili praticano arti marziali e nella vita fanno tutt'altro. tra l'altro stiamo vedendo qualche immagine, ce n'era anche qualcuna di te, cos'era, una duna nel deserto, alle Eh, Canarie probabilmente, nell'immagine che abbiamo sì, lì visto prima. ero a Qua. Fuerteventura, sì, nelle Isole Canarie, dove tra l'altro c'era anche la sede succursale dell'Accademia per tanti anni. Questo perché tu viaggi molto per migliorare te stesso, ma anche per portare queste pratiche in posti in Sì. cui in realtà ce n'è bisogno, perché partono dall'Oriente, ma è un linguaggio universale che un po' in tutto il mondo si può arrivare. Torniamo a noi, perché abbiamo dedicato anche delle puntate, abbiamo citato Bruce Lee, ma Ah, spieghiamo bene come ci si arriva al discorso di Bruce Lee e chi c'era prima di Bruce Lee. sì, Bruce Lee ha avuto la sua fama soprattutto grazie all'uso del cinema. Quindi con il cinema ha sviluppato attraverso i suoi film e ha portato avanti il concetto del Kung Fu applicato. Il messaggio più forte che poteva utilizzare era l'uso dei mezzi televisivi. In realtà lui parte dallo studio del Kung Fu in Cina con il maestro Ip Man, che adesso negli ultimi anni, anche se lui è defunto nel 72, se non ricordo male, negli ultimi anni adesso sono usciti dei film al cinema che raccontano questa storia di questo maestro, che poi è diventato famoso perché è stato uno dei primi maestri a diffondere lo stile del Wing Chun nel nostro secolo, nel secolo scorso, perché fino alla seconda guerra mondiale più o meno gli stili di Kung Fu erano proibiti al pubblico, anche nei cinesi, quindi venivano tramandati solo all'interno dei clan o delle triadi o nelle famiglie, quindi era veramente difficile, se non quasi impossibile, entrare a far parte di quei clan e lo studio era veramente molto segreto, molto riservato. Diciamo che Ip Man è stato uno dei primi ad aprire le porte al pubblico in Cina e invece Bruce Lee è stato uno dei primi ad aprire le porte del Kung Fu all'Occidente. Quindi all'estremo. E fra l'altro è la filosofia di tutte le scuole iniziatiche, anche quelle che adesso vengono riconosciute un po' da tutti, ma non erano per tutti. Quindi ci si ricollega ad altre puntate che abbiamo fatto. È un po' un pioniere, è un po', tra virgolette, ci si prende anche i rischi a portare a tutti una filosofia che magari non tutti sono pronti a capirla. Infatti molti non hanno capito che cosa sono le arti marziali. Purtroppo no, Spesso anche chi le pratica. spesso anche chi le pratica, purtroppo, ma c'è dietro anche soprattutto tanta filosofia. C'è tanta filosofia, ma lo stesso Bruce Lee, come abbiamo citato prima, si rifaceva anche agli insegnamenti del maestro Jiddu Krishnamurti dell'India, quindi parliamo alla fine,
sempre della stessa cosa che ci ricollega, questa unione tra le arti marziali, l'arte, la filosofia. E soprattutto sui bambini, l'insegnamento per i bambini, anche qua voglio spendere due parole perché spesso noi figli degli anni '80 nel manifestare interesse per le arti marziali dice no ma perché è violento, poi diventi violento, vai a fare altri sport. Ecco, io per fortuna non ho avuto di questi condizionamenti, però ho visto i pulcini di qualunque squadra di calcio con gente che gli urla spaccagli le gambe, queste cose in arti marziali non esistono, ecco lì, quindi anche un po' capire quale può essere l'insegnamento per un bambino, che poi lo stiamo vedendo, qua arriviamo a livelli estremi, però come nel Kalaripayattu, quindi la flessibilità del corpo, dello yoga, della respirazione, ed è anche un po' il maestro, che fra l'altro è una società in cui servono dei maestri. Io sono un po' contro questa filosofia New Age, sei tu il tuo maestro? Sì, alla fine di un percorso probabilmente sei tu, ma così come si va a scuola in prima elementare per imparare le basi, più di un maestro serve, e le arti marziali di solito c'è ancora questa figura del maestro, dello shifu, a cui si porta rispetto e che in realtà è poi colui che ti conosce molto bene, ti può dare veramente dei consigli di vita, e l'approccio caratteriale che si porta alle arti marziali serve nella vita di tutti i giorni. Sì, sono pienamente d'accordo e alla fine, come dicevi, c'è tanta disciplina dietro queste scelte di vita. È una disciplina che nei giorni di oggi si è sempre più persa e stiamo vedendo anche un po', posso fare una piccola critica, un decadimento anche a livello sociale, perché c'è tanta crescita da una parte, anche come informazione, oggi c'è la possibilità di risvegliarsi, ma dall'altra i social, i mezzi mediatici ci allontanano dalla pratica, che sia un'arte marziale, che sia il ballo, che sia un'arte qualsiasi, è la pratica che fa la differenza, la presenza. Oggi queste arti riescono a darci ancora la presenza, la consapevolezza del presente, quindi di vivere giorno per giorno appieno e di non sprecare le giornate. E poi è una filosofia completa, quindi nel senso, se vogliamo fare un cenno, anche qui io sono per il libero arbitrio, io quindi mi dicono ma come puoi tu parlare con un relatore rispetto a un altro e magari essere vegetariano ma raccontare anche un'altra storia? Io sono vegetariano, ma magari molti dei miei amici magari neanche lo sanno, quindi nel senso io lo spiego solo a chi me lo chiede questa cosa, ma invece dietro queste arti marziali, dietro la tua scelta di vita, dietro l'alimentazione che pratichi tu come i monaci Shaolin, che tipo di alimentazione fai? È un'alimentazione molto sana, adesso come dicevi senza fare troppe propagande, però un'alimentazione basata appunto in maniera completa dalla colazione, un po' di tutto, quindi diciamo verdura, frutta, pesce, cioè è un'alimentazione che deve essere complementare allo stile di vita che facciamo, quindi se uno fa una scelta di vita sportiva è chiaro che deve dare una regolata anche a quello. E che cosa invece escludi? Ma sicuramente escluso l'alcol. e Ti posso chiedere il perché? Perché escluso l'alcol? È Beh, una scelta l'alcol tua. per me è una sostanza non, come possiamo dire, non naturale, cioè riportare l'alcol nel corpo è sempre una sostanza estranea, infatti se è consumato in piccole quantità, la solita diceria, sì va bene, un bicchiere di vino può anche fare bene, però alla fine stiamo parlando sempre di prodotti non naturali, quindi Non in naturali natura non. nell'effetto che provocano, anche perché Esatto, appunto esatto, però con eh, questo non voglio cioè, assolutamente tu lungi da nelle tue me. pratiche hai riscontrato che togliendolo ti trovi meglio, ecco, quindi Certo, senza... certo, però, no, però rispetto chi lo consuma, cioè non è una promozione a non farne uso, anzi. Poi Ecco. ovviamente non sono fumatore, questo era scontato, immagino. E a livello anche di energie, quindi come si possono anche E beh, noi siamo quello che mangiamo, quindi anche quello poi si ripercuote, magari lasciamo stare questo senza andare. periodo, ma prima che venisse sconvolto tutto, quante ore al giorno ti allenavi? Come dicevo prima, superavo anche le 10 ore al giorno, quindi in settimana sono tante ore, sono tante ore. Chiaramente l'allievo che viene a praticare in accademia, lui si presentava magari 2 o 3 volte a settimana, della durata di un'ora, 2 ore l'una, quindi immaginiamo che le ore che magari fa un allievo in una settimana le fa in una giornata.
Diamo un po' di riferimenti per chi volesse saperne di più a livello cinematografico, libri, filosofie, dove si possono, perché poi spesso mi dicono Gianluca, l'argomento di cui ci hai parlato mi piace, dammi qualche dritta, da dove posso partire? Abbiamo parlato di mantra, dammi qualche filosofia, un po' l'ABC per chi volesse dare uno sguardo dall'alto a questo tuo mondo, dove si può trovare, dove si può scoprire. Ma credo che sui motori di ricerca ormai troviamo tutto, sui canali YouTube, quindi anche adesso abbiamo anche tanti film sulle varie produzioni. Libri, film nello specifico che secondo te meritano e possono contenere un insegnamento? Ma Ovviamente oltre a sul libri Dragon in di cui abbiamo già particolare parlato. non ho posso consigliare di leggere diversi testi, anche oltre le arti marziali, anche di consapevolezza quotidiana, quindi anche sul presente, sulle filosofie che hanno portato a questo, allo sviluppo. E come film ne troviamo tanti, abbiamo visto la saga di Ip Man per chi vuole capire qualcosa sul Wing Chun, ma ne troviamo diversi in rete. Consiglio anche Man of Tai Chi, Man of Tai Chi, tra l'altro la regia di Keanu Reeves, e quindi è collegato anche a Matrix e lui è molto Fearless era un bel affascinato. film con Jet Li, anche lui grande praticante di arti marziali. Dragon l'abbiamo già citato, quindi la storia di Bruce Lee, e l'ultimo cenno a cui vogliamo poi fare riferimento, lo andremo ad approfondire, anche il legame con l'alchimia, quindi l'essere fluido con l'essere rigido, piuttosto che tutto ciò che concerne anche la filosofia, come raccontava Bruce Lee, dell'andare morbido, andare proprio fluido, e quindi questi allenamenti che lui poi fa a velocità incredibili, in cui l'occhio perde anche la traiettoria della mano, quindi riesci a portare il tuo corpo più veloce di quello che l'occhio umano vede. Ecco, Sì. alla base c'è anche alchimia e lo andremo a trattare. Fabio, come possiamo chiudere? Intanto cominciare ringraziandoti di questa tua partecipazione, Grazie a voi, è sempre un piacere. anche perché noi siamo una trasmissione televisiva e io so l'effetto che fa la telecamera, quindi grazie per esserti un po' prestato. Alle volte io faccio semplicemente da collante perché so che persone come Fabio Bello, lo Shifu, maestro Fabio Bello, hanno tanto di cui possono e vogliono raccontare, e piano piano magari riprenderemo anche gli argomenti. Vogliamo far vedere qualche immagine sua finale, Manuel, così nel frattempo io vi ricordo di cercare Facciamo Finta Che su tutti i social, YouTube, Facebook, Instagram, chi più ne ha più ne metta, seguiteci tutte le settimane, scriveteci anche e scrivetemi in privato anche per tutti i dubbi o le domande che potete avere. Io non ho la presunzione di insegnare niente a nessuno, porto un mio punto di vista, di un mio percorso che magari qualcuno può decidere di fare con me anche solo per un breve periodo e poi dissentire all'improvviso per qualcosa che io posso dire, quindi non rimanete delusi e non mi prendete come esempio perché non lo sono. Possiamo fare un percorso anche momentaneo insieme, ma rimanendo comunque amici. Grazie Fabio per questa tua partecipazione. Grazie a voi, un saluto a tutti. E ovviamente appena partirà di nuovo la vita normale ci attiveremo e mi attiverò in prima persona per far tornare anche il Tempio a Torino. Beh, sì, questa è una grande cosa, grazie. È un impegno che prendo anche di fronte ai nostri amici. Appuntamento alla prossima settimana. Grazie.